Bentrovati amici dei motori, siete sintonizzati su Top Driver Diecast, il miglior canale di corse di tutta Europa, e siamo qui al parcheggio del Crotalo per il secondo appuntamento con Downhill Master Deluxe. Naturalmente qui con me per commentare questa gara ci sarà il truculento Max Power. Un caldo abbraccio a tutti! Oggi procediamo con la seconda gara valida per il passaggio delle semifinali di questo torneo che si svolge qui a Picco Serpente. Lasciamo la parola alla spumeggiante Terra e Cristallo per le presentazioni. Salve a tutti! Oggi abbiamo 4 concorrenti davvero agguerriti. La prima auto in gara è Jackbot. Viviane Joly si presenta come vice campionessa del torneo NASCAR e ancora detentrice del record su pista per il giro più veloce. Siamo sicuri che insieme al team Queen Motor farà valere il suo talento. In ordine il secondo pilota è Jean-Pierre Bonton, unico e ultimo rappresentante del team Wild Nature. Guida una Shelby sinuosa che non poteva scegliere nome più appropriato. Un applauso per Vipera! In terza posizione si accomoda il campione del torneo GT, il giovane pilota spagnolo che corre per il team Force One. Naturalmente stiamo parlando di Pedro Pedrera, che sale a bordo di Quicksilver. Le qualifiche sono state deludenti, ma in pista la musica cambierà sicuramente. Chiude il gruppo Danny Dollar a bordo del suo furgone Goldfinger. In una livrea dorata il pilota statunitense proverà a dire la sua, spostando gli equilibri con il suo notevole peso. Grazie per l'attenzione e ora via con la battaglia! Ringraziamo Terry per la professionalità e la competenza, e mentre aspettiamo il transfer per raggiungere la nostra postazione vi lasciamo il riepilogo punti e la scheda del tracciato. Ci vediamo tra poco, subito dopo la sigla! I want the attraction, I'm in the club. I want you to want me, 'cause I want your love, baby. Telegramma per il signor Max Power. C'è da pagare? No, niente da pagare. Allora sono io! Dai, Stinky, aprila! Leggi cosa dice! Vabbè, qui c'è scritto: sono grande fan di Max Power, stop. Voglio incontrarti, stop. A mezzanotte a Prato Velenoso, stop. Aspetterò la tua risposta in diretta, stop. Non mancherò l'appuntamento, stop! Ma non c'è bisogno di dire stop! Stinky, hai sentito? Quel gran figo del tuo collega è ancora ricercato, ma stavolta non dalla polizia! Dopo l'esploit di Max Power e Rubacuori, noi andiamo diretti in griglia di partenza per una gara col botto! Posizioni invariate rispetto alle presentazioni e partenza di slancio. In 3, 2, 1, via! Slancio di pancia del gruppo compatto, Jackpot salta e Vipera si libera dall'asfalto guadagnando la seconda posizione. Quicksilver prova ad agganciarlo, ma il pilota francese tiene botta e arrivano in ordine al traguardo. Prima Jackbot, secondo Vipera, terzo Quicksilver e ultimo Goldfinger, che non è riuscito a tenere il passo del gruppo di testa. Ma rivediamo qualche azione significativa col nostro Instant Replay. Prima della chicane, Viviane Joly si stacca dall'asfalto e salta come se avesse il singhiozzo, mentre un lucidissimo Bonton riesce con una manovra sensazionale ad agganciare la seconda posizione. A nulla è servito l'attacco di Pedro Pedrera poco prima della curva Marasso, che ha permesso solamente l'arrivo in solitaria di Jackbot. Partenza scintillante e ci aspettiamo grandi cose in gara 2. Ora davanti in griglia ci sono Quicksilver e Jackbot rispettivamente a sinistra e a destra, e Goldfinger e Vipera che partiranno arretrati. Motore, frizione e lancio. Ancora tutti attaccati dopo lo start, ma Pedrera prende vantaggio e chiude Jackbot. Vipera supera Danny Dollar, che a sua volta lo supera sul rettilineo prima del poterlo avere. Pazzesco! Ma Quicksilver, come lo sai, si invola al traguardo e prende la prima posizione. Segue Jackbot e Goldfinger, che ha voluto il terzo posto a tutti i costi. Chiude in quarta posizione Jean-Pierre Bonton, che ha lasciato passare l'avversario, forse abbagliato dalla sua luce. Rivediamo il sorpasso di Vipera da una diversa angolazione. Davvero una manovra opportunista, ma purtroppo il nostro cameraman ha mancato di riprendere il sorpasso di Danny Dollar. Multa per lui, riepilogo punti per noi. Tiene la testa della classifica provvisoria Jackbot con 8 punti, mentre Pedrera lo insegue con un solo punto di distacco. Più indietro ci sono Vipera con 4 punti e Goldfinger ancora a quota 3. I piloti però sanno di avere ancora qualche possibilità e non mancheranno di farci vedere i loro assi nella manica, diretti a gara 3. Goldfinger in posizione di vantaggio davanti
avanti a sinistra, mentre dietro di lui partirà Vipera. Nella corsia di destra Quicksilver del team Force One e Jackbot per la Queen Motor subito dietro. Allacciate le cinture, piedi sul gas e partenza! Stavolta Goldfinger parte risoluto e chiude tutti gli spazi a disposizione. Pedrera si trova in mezzo e lascia spazio a Bonton che lo divora testa a testa nelle retrovie, ma Vivien Jolie pecca di zelo e si lascia sfuggire dalla terza posizione. Battaglia epica! Primo Goldfinger, secondo Vipera, terzo Quicksilver, quarta Jackbot. Una gara col fiato cortissimo. Andiamo di corsa a vedere qualche azione saliente. Dopo la chicane, Danny Dollar si impunta e blocca il passaggio, mentre Pedrera e Bonton lottano fianco a fianco. Proprio qui la spunta il pilota francese che in corsia esterna effettua un sorpasso succulento, lasciando a Vivien Jolie la possibilità di mangiarsi la Renault. Fortunatamente Quicksilver non ci casca e tiene bene la posizione, andando a prendere 3 punti, e ora Jackbot e Quicksilver sono in parità, 9 punti a testa. Goldfinger recupera il brutto avvio e si tiene stretto 8 punti che lo tengono ancora a galla, mentre Vipera con 7 punti è il pilota più arretrato ma non ancora sconfitto. Tutto si deciderà in questo final round. Piloti già in posizione al passo della biscia, Vipera davanti a sinistra e Goldfinger alla sua destra, chiudono il gruppo Jackbot dietro a sinistra e Quicksilver al suo fianco, convergenza radiale e lancio spaziale. Jean-Pierre Bonton una furia cieca parte in quarta seminando gli avversari, mentre Goldfinger con forza riesce a frenare gli avversari che tentavano di superarlo. Manovre sporche le retrovie, ma non c'è alcuna possibilità. E quasi il foto finish. Arriva un Jackbot e Quicksilver. Chi l'avrà spuntata? Replay immediato. Primo per un pelo arriva Jackbot. Dopo una battaglia serrata contro Pedro Pedrera, la spunta Vivien Jolie, che è stata superata abilmente da Goldfinger, che invece guadagna la seconda posizione. Avete scoperto i 2 semifinalisti? Impossibile! Sparito! Epico! Jackbot e Goldfinger si giocheranno il passaggio del turno in un duello al suono di batterie. Sono infatti entrambi a 11 punti e mentre Vipera di Jean-Pierre Bonton si qualifica di diritto, il povero Pedro Pedrera lascia la competizione anzitempo. Ma bando alle ciance, gli sfidanti sono già pronti. Jackbot a sinistra e Goldfinger a destra. Chi sarà il più veloce? Motore, frizione, lancio. Buona slancio della Jolie, ma viene tradita dalla chicane, esce miserabilmente, mentre un tranquillissimo Danny Dollar senza rischio arriva al finale mettendosi in tasca la prima delle 2 sfide decisive. Nervi tesi per Vivien Jolie, ora non può più permettersi errori, dritti al traguardo in velocità, superando il nemico, sarà in grado di mantenere la calma? Scopriamolo subito in questa gara decisiva. Tutti in posizione, si spegne il semaforo e partenza! Stavolta Jackbot parte cauta, ma Danny Dollar con astuzia la scavalca di fare lo scappetto. Secondo DNF per la pilota del team Queen Motor, e Goldfinger sta già esultando perché sa di aver vinto. Finale incredibile, Max! Passano alle semifinali di Downhill Master Deluxe. Goldfinger di Danny Dollar e Jean-Pierre Bonton con Vipera per il team Wild Nature. Emozioni folgoranti! Grazie a tutti per essere stati con noi. Non vi dimenticate di mettere un like, iscrivetevi, commentate e attivate le notifiche. In più qui sotto al video in descrizione ci sono tutti i nostri link per seguirci sui canali social. Ora devo proprio lasciarvi. Mi devo preparare un appuntamento stanotte a mezzanotte. E allora, buonanotte, buone botte! Un saluto frettoloso da Rubacuori Max Power. Per oggi è tutto da Picco Serpente. Ci si rivede la prossima settimana, sempre qui a Top Driver, dove i motori non dormono mai! Ehi là, c'è nessuno? Per una volta che sono puntuale. Ti vedo, bellezza. Ti nascondi dal Prodemax. Mi piacciono le ragazze misteriose, ma un po' meno quelle che mi vogliono sparare, diciamo. Ehi, spegni quei fari. Magnetica.